Ciao a tutti e benvenuti, bentornati o ben ritrovati, a seconda che siate già iscritti o meno sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per un video che, diciamo che ha fatto un po' di rumore online ultimamente. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente, della presunta faida, o meglio, delle presunte parole inaspettate sull'estetica tra Burak Özçivit e Neslihan Atagül. Sì, avete capito bene. Ormai è da anni che, periodicamente, riemerge questa storia di presunta rivalità tra questi due attori turchi che, diciamocelo, hanno entrambi un successo planetario. Ma cerchiamo di fare un passo indietro e capire da dove nasce tutto questo. Per chi non lo sapesse, Burak Özçivit e Neslihan Atagül hanno recitato insieme nella serie TV Kara Sevda, un vero e proprio fenomeno, soprattutto in Italia. La chimica tra i personaggi, Kemal e Nihan, era palpabile e ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Il successo della serie è stato travolgente, e inevitabilmente ha portato con sé anche pettegolezzi e speculazioni sulla vita privata dei due protagonisti. E qui entriamo nel vivo della questione. Si è iniziato a vociferare di una presunta tensione sul set, di un'antipatia reciproca, addirittura di una vera e propria faida. Ovviamente, la cosa è stata alimentata dai media, che hanno ricamato sulla questione creando un'immagine, forse distorta, della realtà. Ma cosa c'è di vero? È difficile dirlo con certezza. Sia Burak che Neslihan hanno sempre cercato di mantenere un profilo basso sulla questione, evitando di alimentare ulteriormente i rumors. Però, di tanto in tanto, spuntano fuori delle dichiarazioni, delle interviste, dei comportamenti che vengono interpretati come frecciatine o segnali di una rivalità latente. Ed è proprio qui che entrano in gioco le famose parole inaspettate sull'estetica. Mi spiego meglio. Recentemente sono circolate online delle dichiarazioni, attribuite ora a Burak, ora a Neslihan, relative all'aspetto fisico dell'altro. Dichiarazioni che, se confermate, sarebbero piuttosto pungenti. Ad esempio, alcuni sostengono che Burak abbia fatto dei commenti sull'eccessiva magrezza di Neslihan, insinuando che fosse frutto di un'eccessiva attenzione all'immagine e di una dieta troppo restrittiva. Altri, invece, affermano che Neslihan abbia risposto per le rime, criticando l'ossessione di Burak per la palestra e per un'immagine che, a suo dire, sarebbe troppo costruita. Ora, è fondamentale sottolineare che queste sono solo voci di corridoio. Non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Anzi, sia Burak che Neslihan hanno sempre smentito categoricamente di avere problemi l'uno con l'altra. Hanno più volte ribadito di avere un rapporto professionale di rispetto e stima reciproca. Quindi, perché continuano a circolare queste voci? Probabilmente, perché la curiosità del pubblico verso la vita privata delle star è inesauribile. E poi, diciamocelo, una bella faida tra due protagonisti di una serie di successo è una storia troppo ghiotta per i media per lasciarsela scappare. Inoltre, bisogna considerare che il mondo dello spettacolo è un ambiente molto competitivo. La pressione per rimanere al top, per essere sempre perfetti e ammirati, è enorme. Questo può portare a tensioni, rivalità, invidie. Ed è facile che queste dinamiche interne vengano poi amplificate e distorte dai media. Ma torniamo alle parole inaspettate sull'estetica. Se anche fossero vere, cosa vorrebbe dire? Innanzitutto che anche le star, per quanto perfette possano apparire, sono persone normali, con le loro fragilità, le loro insicurezze, le loro debolezze. E che, a volte, anche loro possono cadere nella trappola dei commenti superficiali e delle critiche all'aspetto fisico. In secondo luogo, ci farebbe riflettere sull'importanza di non giudicare le persone dalle apparenze. Dietro un volto famoso, dietro un corpo perfetto, si nasconde una persona con una sua storia, con i suoi problemi, con le sue lotte. E non è giusto ridurre una persona alla sua immagine esteriore. Infine, ci ricorderebbe che l'ossessione per l'estetica può essere pericolosa. La ricerca della perfezione a tutti i costi può portare a disturbi alimentari, a problemi di autostima, a una vita infelice. È importante imparare ad accettarsi per come si è, con i propri pregi e difetti, e a valorizzare la propria bellezza interiore. E a proposito di bellezza interiore, vorrei spendere due parole su Burak e Neslihan. Al di là dei pettegolezzi e delle voci di corridoio, entrambi sono due persone di talento, che hanno saputo conquistare il pubblico con la loro bravura e la loro professionalità. Entrambi sono impegnati in progetti importanti, sia professionali che sociali. E questo, a mio avviso, è ciò che conta veramente. Quindi,
Cosa dobbiamo concludere da tutta questa storia? Che forse è il caso di prendere con le pinze tutte le voci che circolano online. Che è importante non giudicare le persone dalle apparenze. Che è fondamentale valorizzare la bellezza interiore. E che, soprattutto, è meglio concentrarsi sulle cose positive e costruttive. In definitiva, la presunta faida tra Burak Oshivit e Neslihan Atagul, e le presunte parole inaspettate sull'estetica, sono un esempio di come i media possano alimentare pettegolezzi e speculazioni sulla vita privata delle star. È importante non cadere nella trappola di queste dinamiche e cercare di guardare oltre l'apparenza. E con questo siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Se avete qualcosa da aggiungere, se volete condividere la vostra opinione sull'argomento, lasciate un commento qui sotto. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio di cuore per avermi seguito fino alla fine. E se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi video. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ma aspetta! Prima di concludere definitivamente questo video, sento di dover approfondire ulteriormente alcuni aspetti che meritano la nostra attenzione. Non possiamo semplicemente liquidare la presunta faida come un banale pettegolezzo da star. C'è qualcosa di più profondo in gioco, qualcosa che riguarda la nostra società, il nostro modo di percepire la bellezza e la nostra ossessione per l'immagine. Pensiamoci bene, perché siamo così affascinati dalle vite private delle celebrità? Perché ci interessa tanto sapere se Burak e Neslihan si sopportano o meno? La risposta, credo, risiede nel fatto che le star rappresentano un ideale, un modello a cui aspiriamo. Le vediamo belle, ricche, famose e pensiamo che abbiano tutto. Inconsciamente, le invidiamo e le giudichiamo, cercando di trovare un difetto, una falla nel loro sistema apparentemente perfetto. E i media, ovviamente, giocano un ruolo fondamentale in questo processo. Sanno che la curiosità del pubblico è insaziabile e sfruttano questa debolezza per creare scoop, alimentare pettegolezzi e vendere copie. Non importa se le notizie sono vere o false, l'importante è attirare l'attenzione. E così, una semplice tensione sul set può trasformarsi in una faida epica, un commento innocente sull'aspetto fisico può diventare un'offesa imperdonabile. Torniamo alle presunte parole inaspettate sull'estetica. Se Burak avesse davvero criticato la magrezza di Neslihan o se Neslihan avesse davvero commentato l'ossessione di Burak per la palestra, cosa significherebbe? Significherebbe che anche loro, nonostante siano considerati degli esempi di bellezza, sono vittime delle stesse insicurezze e delle stesse pressioni che affliggono tutti noi. Viviamo in una società che ci bombarda costantemente con immagini di corpi perfetti, di volti impeccabili, di vite patinate. Ci viene detto che per essere felici dobbiamo essere magri, tonici, giovani e belli. E così, finiamo per odiare il nostro corpo, per criticare il nostro aspetto, per invidiare chi ci sembra più perfetto di noi. Le star non sono immuni a questa pressione. Anzi, forse ne risentono ancora di più, perché la loro immagine è il loro biglietto da visita, il loro strumento di lavoro. Devono costantemente mantenere un certo standard per rimanere al top, per non essere dimenticate dal pubblico. Ecco perché è importante non giudicare le persone dalle apparenze. Dietro un volto famoso, dietro un corpo perfetto, si nasconde una persona con una sua storia, con i suoi problemi, con le sue fragilità. Non sappiamo cosa ha dovuto affrontare Neslihan per raggiungere il successo, non sappiamo quali sacrifici ha dovuto fare Burak per mantenere il suo fisico. Non possiamo permetterci di giudicarli in base a un'immagine superficiale. Inoltre, è fondamentale ricordare che la bellezza è soggettiva. Ciò che piace a me potrebbe non piacere a te. Non esiste un modello unico di bellezza, ognuno di noi ha i suoi gusti, le sue preferenze. E soprattutto, la bellezza esteriore è effimera, svanisce con il tempo. Ciò che conta veramente è la bellezza interiore, la gentilezza, l'intelligenza, l'empatia, la capacità di amare e di essere amati. Burak e Neslihan, al di là del loro aspetto fisico, sono due persone di talento, che hanno saputo emozionarci con le loro interpretazioni. Hanno dato vita a personaggi indimenticabili, che ci hanno fatto sognare, piangere, ridere. Questo è ciò che conta veramente, questo è ciò che dovremmo ammirare di loro. E a proposito di Kara Sevda, la serie che li ha resi famosi in tutto il mondo, è interessante notare come la storia d'amore tra Kemal e Nihan sia stata capace di toccare il cuore di milioni di spettatori. Nonostante le difficoltà,
gli ostacoli, i tradimenti, i due protagonisti non hanno mai smesso di amarsi. La loro passione era palpabile, la loro chimica era irresistibile. Forse è proprio questa chimica che ha alimentato i pettegolezzi sulla loro presunta faida. Il pubblico, inconsciamente, sperava che la loro storia d'amore continuasse anche fuori dal set. E quando ha capito che non era così, ha cercato di trovare una spiegazione, un motivo per cui i due attori non si sopportavano. Ma la realtà è molto più semplice. Burak e Neslihan sono due professionisti che hanno lavorato insieme per creare qualcosa di magico. Hanno interpretato dei ruoli, hanno seguito un copione, hanno fatto il loro lavoro. Non c'è bisogno di cercare una faida, una rivalità, una storia d'amore segreta. A volte, le cose sono esattamente come appaiono. In conclusione, la presunta faida tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul, e le presunte parole inaspettate sull'estetica, sono un pretesto per riflettere sulla nostra società, sulla nostra ossessione per l'immagine, sulla nostra incapacità di accettare la diversità. Impariamo a guardare oltre l'apparenza, a valorizzare la bellezza interiore, a non giudicare le persone in base a un'immagine superficiale. E soprattutto, impariamo a goderci la vita, senza farci condizionare dagli standard irraggiungibili che ci vengono imposti dai media. E ora, sì, possiamo dire di essere giunti alla fine di questo video. Spero che questa analisi più approfondita vi sia stata utile e che vi abbia dato nuovi spunti di riflessione. Se avete ancora qualcosa da aggiungere, se volete condividere la vostra opinione sull'argomento, lasciate un commento qui sotto. Sono sempre curiosa di sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito fino alla fine. E se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi video. Un abbraccio a tutti e alla prossima! E ricordate, la bellezza è dentro di noi. Non lasciamoci ingannare dalle apparenze. Ciao!